Ciao a tutti e bentornati su Katie Medi, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare un nuovo progetto, ma non sarà una borsa, bensì il top che sto indossando ora. È un progetto molto semplice a prova di principiante. Infatti io sono una principiante nel campo dell'abbigliamento, ma mi diverto molto a creare cose semplici e di conseguenza mi piace condividerlo con voi. Quindi oggi condividerò con voi lo schema di questo progetto molto semplice a cui ho aggiunto un piccolo dettaglio che ha reso molto particolare il progetto, seppur comunque molto semplice. Per questo progetto ho utilizzato il cotone bagnolo di Borgo dei Pazzi, è disponibile in tantissime colorazioni. Nel box informazioni trovate il link diretto al sito insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Ho creato questo top molto corto, ma può essere tranquillamente personalizzato sia per quanto riguarda la taglia sia per quanto riguarda la lunghezza, e nel tutorial vi ho spiegato tutto nel dettaglio, quindi tranquille. Anche per quanto riguarda la scollatura, se non mi piace questa scollatura ampia, perché io ho la stessa scollatura anche sul retro. Comunque vi ho spiegato tutto nel dettaglio durante il tutorial, tutti i dettagli sono spiegati passo passo, quindi spero che questo progetto vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto, ma già ve l'ho detto a grandi linee, e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò due gomitoli di cotone bagnolo numero 19, due gomitoli di cotone bagnolo numero 24, uncinetto numero 2,5, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo da uno dei due pannelli, tanto comunque saranno identici, quindi è indifferente. Iniziamo facendo l'anello magico, che andremo a bloccare innanzitutto con una catenella, poi aggiungiamo 2 catenelle che ci vanno poi a sostituire comunque la prima maglia alta. Aggiungiamo a queste 3 catenelle altre 3 maglie alte lavorate all'interno dell'anello magico, quindi una, 2 e 3. Dopodiché lavoriamo 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a lavorare all'interno dell'anello magico 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Facciamo di nuovo 2 catenelle e lavoriamo altre 4 maglie alte all'interno dell'anello magico. Fatto questo procedimento, chiudiamo l'anello magico tirando questo filo in questo modo. Voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare nella prima maglia una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa, quindi andiamo a sostituire la prima maglia alta. All'interno di questa stessa maglia andiamo a lavorare anche una maglia alta, quindi puntiamo l'uncinetto sempre nella stessa maglia e lavoriamo una maglia alta. Quindi questo procedimento qui lo andremo a ripetere ad ogni inizio giro. Dopodiché procediamo lavorando una maglia alta per ogni punto sottostante, quindi in questo caso abbiamo 3 maglie alte al di sotto, quindi lavoriamo una maglia alta nei 3 punti successivi. In questo modo, dopodiché abbiamo lo spazio formato dalle 2 catenelle, cioè sia qui che sull'altro angolo, quindi in questi 2 spazi andiamo a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, sempre nello stesso spazio.
Dopodiché procediamo lavorando una maglia alta nei punti sottostanti, ne abbiamo 4. E poi abbiamo di nuovo lo spazio formato da 2 catenelle dove andremo a lavorare al suo interno 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, quindi un aumento. Procederemo ora lavorando una maglia alta nei punti restanti, facendo attenzione a fare l'aumento nell'ultimo punto. Quindi ora sto lavorando una maglia alta nei punti restanti. Qui ho l'ultima maglia alta, quella lavorata con le 2 maglie basse una sopra l'altra. Al suo interno andiamo a lavorare 2 maglie alte, una e 2. In questo modo avremo fatto l'aumento e andremo a creare lo scollo della nostra maglia. Io lavorerò in 2 pannelli uguali, quindi lo scollo sarà uguale sia sul davanti che sul retro. Se voi preferite lavorare lo scollo solo sul davanti, per il pannello retro andrete a lavorare un giro completo fatto da 4 gruppi formati da 4 maglie alte e 2 catenelle. Quindi ora procediamo, voltiamo il lavoro e procediamo con il giro successivo, ma tutti i giri sono uguali, quindi ora vi mostro il procedimento di questo giro successivo, ma lo andremo a ripetere comunque per tutti i giri successivi o comunque quelli che ci occorrono per raggiungere la misura che ci serve per lavorare il nostro top. Procediamo sempre alzando il lavoro con le 2 maglie basse una sopra l'altra. Se preferite potete fare le 3 catenelle o utilizzare il metodo che utilizzate di solito, quindi lavoro una maglia bassa e lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa. In questo modo procedo lavorando una maglia alta nello stesso punto di base, quindi vado a lavorare un aumento. Continuo lavorando una maglia alta in ogni punto successivo sottostante fino ad arrivare al prossimo spazio. In ogni spazio formato da 2 catenelle andremo a lavorare sempre lo stesso procedimento, ovvero 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino a raggiungere il prossimo spazio dove andremo a lavorare un altro aumento. E qui di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Procediamo ultimando il giro lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Facendo attenzione a lavorare anche l'ultimo punto dove dobbiamo andare a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Vedete come si inizia a creare lo scollo, iniziamo ad allargare il nostro pannello, quindi questo qui sarà il procedimento che dovremo ripetere per tutto il pannello fino a raggiungere la misura che ci occorre. Nel mio caso io dovrò raggiungere 40 cm di altezza per poi ottenere 80 cm completi lavorando i 2 pannelli. Quindi voi per calcolare la vostra misura dovete prendervi la misura del
circonferenza del seno, della parte del seno, dividerla per 2 e quella misura sarà la misura che dovrete ottenere per quanto riguarda un pannello. Lavorando i 2 pannelli otterrete la misura completa. In alternativa, io per lavorare il primo pannello che ho già lavorato mi sono regolata anche con una canotta che avevo, una canotta non di quelle molto elasticizzate ma quelle intime che restano comunque normali. Ho posizionato man mano il pannello sopra la canotta e quindi ho raggiunto quella misura lì. Comunque il procedimento è molto semplice, ma se avete qualche dubbio mi raccomando lasciate un commento qui in basso che io cercherò di aiutarvi. Quindi a questo punto io procedo con il mio pannello, voi procederete con il vostro seguendo le vostre misure, ma vi lascerò comunque le mie misure indicative qui in alto. Procedo, ma ci rivediamo a metà lavoro perché vi mostro come cambiare colore, perché io ho fatto il pannello in 2 colori. Quindi ci vediamo a metà lavoro per vedere il cambio colore. Ok, ho terminato la parte con il rosa, adesso devo fare il cambio colore, quindi cosa faccio? Tiro un pochino l'asolina ed entro con l'uncinetto esattamente qui in queste 2 asole, nella metà catenella e nell'asola sotto. In questo modo vado a prendere l'altro colore a cui ho precedentemente fatto un cappetto iniziale, ma potete tranquillamente non farlo. Prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso queste asole. Dopodiché volto il lavoro e procedo semplicemente lavorando le mie 2 maglie basse una sopra l'altra. Quindi inserisco l'uncinetto nell'asola e lavoro la prima maglia bassa. Dopo cosa faccio? Vado a tirare questo filo ed avrò bloccato il tutto. Dobbiamo andare a fare la maglia bassa sulla maglia bassa lavorata per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Procediamo lavorando una maglia alta nello stesso punto perché il procedimento non cambia e poi si procede normalmente lavorando come abbiamo fatto finora. Io volevo mostrarvi solo il cambio colore, però il resto è tutto uguale, quindi lavoriamo il nostro pannello e poi vediamo alla fine come procedere. Bene, una volta lavorati tutti i giri necessari, questo sarà il risultato. Io ho lavorato 19 cm ed ho raggiunto 40 cm. Ho pensato di rifinire anche questa parte qui, che sarebbe lo scollo, in modo molto semplice, quindi senza andare a complicare il progetto. Quindi lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a lavorare una maglia bassa alla base delle 2 maglie alte fatte qui precedentemente. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a chiudere con una maglia bassa alla base della maglia alta. Quindi entro in questo punto e lavoro una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle e chiudo alla base della maglia alta, quindi chiudo alla base di ogni giro con maglia bassa e divido il tutto con le 3 catenelle. In questo modo vado semplicemente un po' a rifinire il bordo, quindi procederò in questo modo per tutto il bordo.
Termineremo il giro facendo le 3 catenelle, tagliando il filo e andando a chiudere con asola di chiusura, bloccando poi il filo all'interno. Bene, fatto anche questo passaggio non ci resta che andare a lavorare il secondo pannello nello stesso identico modo. Ovviamente poi dobbiamo andare a tagliare e nascondere tutti i fili, quindi lavoriamo il secondo pannello nello stesso modo e poi vediamo come procedere. Una volta lavorati entrambi i pannelli dobbiamo andarli ad assemblare sui laterali, quindi dobbiamo andare a cucire i due laterali. Quindi posizioniamo i nostri pannelli dritto contro dritto, quindi noi dobbiamo vedere il rovescio del pannello, facciamo combaciare i punti e andremo ad unirli a maglia bassissima. Prendiamo il filato, ci facciamo il cappietto iniziale, ma potete anche non farlo. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia prendendo solo la metà catenella esterna in questo modo. Faccio lo stesso anche per la prima maglia dell'altro pannello, quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna in questo modo. Vado a prendere il filo, lo porto all'esterno. Inserisco l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella esterna, faccio lo stesso anche nella maglia dell'altro pannello, prendendo solo la metà catenella esterna, prendo il filo e vado a chiudere a maglia bassissima. Quindi andrò a cucire il mio pannello, cioè il laterale, in questo modo, prendendo solo le metà catenelle esterne e chiudendo a maglia bassissima. Procederò in questo modo fino ad arrivare nello spazio formato dalle 2 catenelle. Termineremo la cucitura puntando l'uncinetto nella catenella dello spazio, 2 catenelle, punto l'uncinetto al centro, faccio lo stesso anche sull'altro pannello, in questo modo. Chiudo a maglia bassissima, faccio la catenella di sicurezza, taglio il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. Ripeterò poi lo stesso procedimento anche sull'altro laterale, cosa che io ho già fatto. Nascondo i fili e poi vediamo il risultato provvisorio. Bene, una volta cuciti i laterali possiamo riportare il lavoro sul dritto. Ed ora ci occupiamo della parte sottostante. Ho già fatto il cappietto iniziale al mio filo, me lo tengo sull'uncinetto, io sto utilizzando il rosa più chiaro, ma potete utilizzare qualsiasi filato anche per quanto riguarda il corpo del progetto, potete anche lavorare tutte righe colorate, alternare varie righe, io l'ho fatto in questo modo ma è personalizzabile. Ci teniamo, come vi ho già detto, il filo sull'uncinetto e ci andiamo ad agganciare sul bordo. Qualsiasi punto va benissimo, io mi aggancerò qui, prendo tutta la catenella e andrò a lavorare delle maglie alte, però come primo punto andiamo a lavorare una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. In questo stesso punto andiamo a lavorare altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Andiamo nel punto successivo e lavoriamo 3 maglie alte, una, 2
e 3 e procederemo in questo modo per tutti i punti che abbiamo disponibili lungo tutto il bordo, anche nella parte della cucitura. Qui noi lo calcoliamo come punto, quindi andiamo a lavorare l'aumento di 3 maglie alte anche qui. Andremo quindi a lavorare gruppetti da 3 maglie alte in ogni punto, in questo modo andremo a creare il bordo a volant. Quindi procediamo in questo modo per tutto il bordo. Ok, terminato il giro possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Bene, a questo punto dobbiamo occuparci delle bretelle. Come potete vedere io qua ho messo dei marcapunti perché ho già provato su me stessa il top, quindi mi sono presa le misure per regolarmi. Quindi per stabilire dove andare a posizionare le bretelle vi basterà provare su voi stesse il top nel caso fosse per voi, o comunque se è per un'altra persona magari potete prendere come riferimento una canotta di quella taglia, quindi poi andare a stabilire dove posizionare le bretelle. Io l'ho provato e ho stabilito questi punti che poi riporterò anche sull'altro lato e sulla parte retro, ed ho stabilito che creerò delle bretelle lunghe circa 34-35 cm. Comunque non vi ho detto che se volete realizzare il top un po' più lungo, perché questo resta sopra l'ombelico, resta crop top, vi basterà fare dei giri di maglia alta prima di fare i volant, quindi andare a fare dei giri tutti a maglia alta fino a raggiungere la lunghezza che vi occorre e poi andare a rifinire con i volant se vi piacciono, oppure lasciarla semplice. Quindi ora andiamo a vedere come lavorare le bretelle. Dunque vi dico più o meno dove io ho posizionato i marcapunti. Allora, tralasciando la parte rosa, qui abbiamo le righe con il colore rosa antico ed ho calcolato più che altro questi spazi qui, quindi abbiamo 1, 2, ho calcolato il terzo spazio che corrisponde esattamente alla terza riga, al terzo giro con il colore rosa antico, poi ho lasciato uno spazio che corrisponde ad un altro giro ed ho posizionato il marcapunti sul giro successivo, quindi in poche parole copro 3 giri di maglia alta. Quindi cosa faccio adesso? Prendo il colore rosa, questo qui, perché stavo facendo la prova con il rosa antico di qua ma non mi basta, quindi devo per forza farlo con il rosa più chiaro. Ci prendiamo il filo, facciamo un cappietto iniziale, ci andiamo ad agganciare esattamente dove abbiamo il primo marcapunti, all'interno proprio dello spazio formato dalle catenelle. Inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia bassa. Dobbiamo lavorare un'altra maglia bassa su questa maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, in questo modo, e procederò lavorando altre 2 maglie alte all'interno di questo spazio, quindi una e 2. Quindi avrò un totale di 3 maglie alte, 3 punti. Inserisco poi l'uncinetto sulla maglia bassa, questa qui, e lavoro una maglia bassa. Poi ho di nuovo lo spazio formato dalle catenelle e qui dentro lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo la maglia bassa, quindi punto l'uncinetto sulla maglia bassa e lavoro una maglia bassa, poi ho l'ultimo spazio e vado a lavorare 3 maglie alte, una,
2 e 3. In questo modo, questo sarà il risultato della prima riga. Ora voltiamo il lavoro e il procedimento che andremo a fare ora sarà quello che andrà poi ripetuto per tutta la lunghezza della bretella. Possiamo anche togliere i marcapunti perché non ci servono più. Quindi come procederemo nei prossimi giri? Non faccio la catenella per girare, punto l'uncinetto nella maglia alta centrale, quindi salto la prima, vado nella centrale, nella seconda, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa al di sopra per sostituire la prima maglia alta, lavoro altre 2 maglie alte all'interno dello stesso punto, per un totale di 3 punti, poi vado a lavorare una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante e poi il gruppetto da 3 maglie alte nella maglia centrale delle 3 sottostanti. Poi ho di nuovo la maglia bassa, al di sopra lavoro una maglia bassa e concludo la riga lavorando 3 maglie alte all'interno della seconda maglia alta delle 3 sottostanti, quindi sempre nella maglia centrale. 1, 2 e 3 e procederò in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che mi occorre. Quindi ora volto il lavoro, procederò nello stesso modo, gruppetto da 3 maglie alte nella maglia alta centrale delle 3 sottostanti, maglia bassa sulla maglia bassa sottostante e così via fino a raggiungere la lunghezza. Io vi lascerò indicato qui in alto il numero totale di righe insieme alla misura in centimetri, quindi raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Dunque ho lavorato 33 righe che corrispondono a circa 30 cm, quindi alla fine ho diminuito i centimetri perché questa una volta indossata poi va a cedere un pochettino, quindi raggiungo tranquillamente la misura che mi occorre. Ora devo bloccarla sulla parte retro. Io qua già ho lavorato l'altra bretella, l'ho bloccata, adesso vi mostro come bloccare l'altra. Per cucire la bretella, qui abbiamo la bretella sul dritto, cosa facciamo? La giriamo in questo modo e ci andiamo a posizionare esattamente in questo punto. Mi aggancerò in questi 3 archetti che ho subito dopo la parte rosa, quindi mi terrò un pochino più al centro per quanto riguarda la parte retro. Cosa faccio? Inserisco l'uncinetto nella solina, inserisco l'uncinetto nella maglia centrale delle 3 maglie alte sottostanti ed inserisco l'uncinetto all'interno del primo archetto qui che ho subito dopo la parte rosa. Prendo il filo e vado a lavorare in questo punto 3 maglie alte, 1, 2 e 3, dopodiché punto l'uncinetto nella maglia bassa e nella maglia bassa che ho qui e lavoro una maglia bassa. Procedo, punto centrale delle 3 maglie alte sottostanti e archetto successivo, quindi in questo punto, e vado a lavorare 3 maglie basse. Qui ho la maglia bassa, inserisco l'uncinetto anche nella maglia bassa del pannello e lavoro una maglia bassa, poi ho l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, inserisco l'uncinetto nella maglia centrale nell'ultimo spazio che ho qui, il terzo, e lavoro le mie 3 maglie basse.
Fatto questo procedimento, faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. E una volta fatto questo, poi riportiamo la bretella sul dritto in questo modo e questo sarà il risultato. Ora messo così sul piano non rende molto, però poi ve lo faccio vedere indossato. Ora vado a tagliare i vari fili e poi vediamo come procedere, perché vorrei aggiungere un piccolo accessorio. Calcolando che questa è una taglia SM, vi do le misure di riferimento per regolarvi con le bretelle. Allora, partendo dalla parte centrale, io ho posizionato la bretella esattamente a 14 cm dal centro. Stessa cosa ovviamente sull'altro lato, e dalla fine del pannello qui sono a 5 cm, quindi da questo punto fino alla cucitura sono 5 cm. Mentre sulla parte retro, perché questa sarà la mia parte retro, ho cucito la bretella esattamente a 12 cm dalla parte centrale, quindi qui e qui ho 12 cm, mentre su quest'altro lato ho 6 cm. Quindi spero che queste misure possano esservi utili. Ora vediamo come cucire l'accessorio di cui vi parlavo. Cosa vorrei fare? Vorrei andare a chiudere la mia canotta, il mio top, in questo modo, proprio come se ci fosse un cinturino, e vorrei applicare appunto questa, che di solito è una chiusura per borse ma che comunque viene utilizzata anche come accessorio, come se fosse un cinturino. Quindi ora cosa devo fare? Devo provarlo su me stessa, capire più o meno dove posizionarlo e poi vi do tutte le indicazioni. Ok, io intanto ho già cucito una parte della chiusura perché mi ero presa le misure, avevo messo i marcapunti. Allora, come ho stabilito la posizione? Indossandola, siccome questa resta molto morbida, non aderente, cosa ho fatto? Sono andata a piegare la parte centrale in modo da stringere appunto il punto vita. Quindi ho poi messo i marcapunti esattamente dove si congiungevano le parti. Qui avevo il primo marcapunti, ho già cucito una parte della chiusura, l'altra la cuciamo insieme, ho messo il marcapunti. Prenderò il filo più scuro, lo blocco all'interno esattamente dove ho il marcapunti. Taglio il filo attaccato al gomitolo, poi vado a nascondere tutti i fili, prendo l'altra parte della chiusura, la posiziono esattamente dove ho il marcapunti. Possiamo anche rimuovere il marcapunti, ci teniamo la chiusura fissa in questo modo, l'anello, quello che vogliamo applicare, ed iniziamo a cucire entrando ed uscendo sia dalle maglie che dall'anello della chiusura, in modo veramente molto semplice. Una volta bloccato, blocchiamo il filo all'interno . Ed ecco qui che avremo terminato il nostro top, perché una volta indossato questo poi va a chiudere e sostituire una sorta di cinturino, e questo sarà il risultato. Ovviamente avrete visto l'anteprima all'inizio del video, quindi saprete come è indossato. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e sia utile anche alle principianti soprattutto, visto che anche io sono un po' principiante nel settore capi di abbigliamento. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo realizzerete. Se lo realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto su Instagram
Instagram perché sono super curiosa. Come vi ho già detto, potete tranquillamente allungare il vostro top, quindi prima di lavorare la parte dei volant andate a lavorare dei giri a maglia alta fino a raggiungere la lunghezza che volete tenere e poi andate a rifinire con la parte dei volant. Comunque questo è il risultato finale. Se non volete la scollatura sul retro andate a lavorare un pannello completo, ma vi ho già detto tutto durante il tutorial, quindi non vado ad allungare ulteriormente il video. Vi ricordo che ho utilizzato il cotone bagnolo di Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti, ma soprattutto dei mini tutorial dedicati. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!